Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 187. Due scelte che sono chiamato o chiamata a fare entro i prossimi 6 mesi. Puoi guardare questa videolettura in qualsiasi momento dell'anno, basta che conti 6 mesi appunto per l'avverarsi delle previsioni. Perché due scelte? Perché la prima scelta che andremo a vedere sarà comunque una scelta interiore, una scelta che farai nella tua interiorità. La seconda, non in tutti i casi, ma in un'ampia maggioranza di casi, sarà comunque il manifestarsi nel mondo fisico della scelta fatta a livello interiore. Prima di passare alle nostre tre varianti, voglio ricordarti che domenica 11 dicembre a Palaia, in provincia di Pisa, davanti al mio studio, si terrà l'ultimissimo evento live della stagione, evento inizialmente non previsto, ma che invece mi ha fatto piacere abbracciare. L'amministrazione comunale ha dedicato una giornata a quelli che sono i mercatini di Natale con prodotti tipici, musica, festa, insomma ci sono tante cose belle, tra le quali c'è anche l'opportunità di farsi leggere le carte direttamente da Cronos. Bene, con questo la presentazione finisce qua. In una delle tre varianti qualcuno voleva stare comodo, quindi le mie mani arrancano un po', però del resto si fa volentieri, ormai è diventato un VIP. Non resta quindi che passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante della rodonite. La mettiamo qua e andiamo a chiedere agli oracoli quale scelta dovrai fare da qui a 6 mesi, da quando guarderai questo video, per i prossimi 6 mesi. Quali saranno le scelte che dovrai fare a livello interiore e a livello esteriore o fisico, quindi quali scelte, una dentro di te nella tua interiorità e una invece nella tua esteriorità. Potrebbero essere due scelte differenti, potrebbero essere l'una conseguente all'altra. Vediamo un po' che cosa vuol dirci l'oracolo del Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante della rodonite. La lince e il prugnolo. Ok, la mettiamo qua e andiamo a estrarre anche un oracolo degli spiriti della natura e poi le interpretiamo insieme. Per te che hai scelto la variante della rodonite, quale scelta nel prossimo futuro, da qui a 6 mesi, da quando guarderai questo video, per i prossimi 6 mesi, sia a livello di interiorità che nella fisicità? Quali scelte sei destinato o destinata a fare? Il pioppo bianco. Infine andiamo a vedere anche l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante della rodonite, quale scelta sia a livello interiore che nella fisicità sei destinato o destinata a fare?
per un periodo di 6 mesi, da qui a 6 mesi, da quando guarderai questo video. Tu che hai scelto la variante della rodonite, quale scelta sei destinato o destinata a fare a livello interiore e a livello esteriore? Igeia, nutrimento. Quando l'anima non è nutrita, anche la fisicità, talvolta anche il corpo, può risentirne in maniera molto forte. Una vita che magari si basi su una visione parziale, magari troppo terrena, magari troppo mistica, anche il troppo non è mai buono né dall'una né dall'altra parte, può creare un disequilibrio, una disarmonia. A livello interiore, se stai facendo o seguendo un percorso spirituale, sei invitato o invitata a rivedere alcune tue posizioni. Di cosa stai nutrendo il tuo spirito? La carta di Igeia porta un po' tutti questi concetti che ho detto. Sei invitato o invitata ad andare avanti, però il viaggio non sarà facile. La lince ti ricorda che il viaggio, si apre ora un viaggio importante per te, un cambiamento importante a livello di crescita personale. La tua evoluzione sarà molto 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 forte e ti porterà probabilmente a rivedere molte tue convinzioni a livello proprio spirituale, proprio la tua spiritualità è destinata ad evolvere. È vero che possiamo vederlo come un passaggio iniziatico questo, è altresì vero che come ogni passaggio iniziatico richiede una prova, o anche più prove, un po' come quando ci raccontavano, non lo so se è successo a voi, a me sì, i nostri nonni ci raccontavano le fiabe. La fiaba è un insegnamento iniziatico filtrato da quella che è poi la saggezza popolare, che magari ne ha smontato anche tanti aspetti misterici, ha tramandato l'ossatura generale, ma l'eroe della fiaba deve sempre passare attraverso quella che è una prova particolare, oppure più prove, e solitamente durante il suo cammino incontra anche degli aiutanti. Stai andando bene, ci dicono queste carte. È possibile che tu debba fare anche delle scelte nella tua materialità, forse a livello lavorativo, ma principalmente quello che sembra preponderante da qui a 6 mesi per te è proprio una scelta inerente alla tua spiritualità. Se non segui un particolare cammino spirituale, potrebbe essere un qualche tipo di rivelazione, presa di coscienza che ti tocca nel profondo, che smuove un po' magari quelle acque interiori che tu magari non stai ascoltando, non perché tu non abbia la volontà, ma forse non le stai ascoltando perché la nostra società non ci insegna ad ascoltarle. Ci insegna il valore della materialità, ci insegna il valore del denaro, dello star bene, e sono tutte cose lecite, perché è giusto anche star bene, vivere senza conflitti la materialità. Però questo non deve essere fatto a discapito dell'interiorità, della visione spirituale del mondo. Ed ecco che qui nei prossimi 6 mesi tu verrai messo o messa di fronte ad una scelta che riguarda proprio ciò per cui tu ti nutri, con cui tu ti nutri. Ma nutrimento qui lo intendiamo, una carta come Igeia, a livello spirituale. Come nutri la tua anima. Sappi che stai andando bene a livello materiale, ci dice la carta del pioppo bianco, anche se magari hai rischiato o stai rischiando di lasciare qualche sospeso dietro di te, qualche situazione che forse avrebbe potuto finire diversamente. Non dico a livello di amore, parlo anche a livello di lavoro, a livello anche di realizzazione.
quel piccolo sogno che non hai portato in fondo, quella frequentazione che non hai portato più avanti, quell'ambizione che hai frenato. Ok, sono tutte piccole briciole, però una volta che si sommano diventano un bagaglio forse troppo oppressivo per te. Ecco perché devi cambiare visione spirituale del mondo. Un bagaglio eccessivamente oppressivo rischia poi di pesarti in modo eccessivamente forte. In te scorre una grande energia vitale e questo ce lo dice la carta del pioppo bianco e ci dice che questa energia vitale bisogna imparare ad accettarla. Forse la scelta sul materiale potrebbe essere proprio l'accettazione di un qualcosa a cui ci stiamo opponendo. Magari ti stai opponendo ad un cambiamento che preme per arrivare e questo appunto ti va a portare poi questo periodo un po' di prova, di nuovo adattamento, dato anche dalla carta della lince e del prugnolo. Magari, che ne so, devi cambiare casa, sai che la tua azienda ti chiuderà il contratto lavorativo perché scadrà, oppure magari non vuoi accettare di perdonare qualcuno del passato. Insomma, c'è un qualcosa che ti sta nutrendo male, pure in te scorre una grande energia. Qui non è un evento che ci pone di fronte ad una scelta a livello spirituale ed un evento che ci pone una scelta a livello fisico. Qui c'è un evento che ci pone una scelta a livello spirituale che poi va a influenzare tutto il mondo fisico. Stai resistendo ad un qualche tipo di cambiamento che preme per entrare nella tua vita, ma probabilmente ci stai resistendo perché stai utilizzando in maniera parziale questa tua grande forza vitale. Anche questo non è sbagliato, perché comunque nessuno nasce imparato, come si dice, quindi magari forse semplicemente per il tuo vissuto hai imparato ad usare soltanto la parte irrazionale, quella che porta poi alle passioni, nel bene come nel male, e non stai invece usando la tua forza vitale, la tua grande carica energetica, accostandola a quella che è la razionalità, quindi con la capacità magari di riuscire a programmare il tuo cammino e quindi a nutrire adeguatamente il tuo spirito. Per te si prepara un momento nel quale dovrai un po' fare i conti con questo modo sicuramente molto creativo, ma anche molto insicuro nel tempo. E questo ti porterà probabilmente a dover tornare sui tuoi passi su qualche tipo di situazione, magari di dover accettare forse che il destino ti ponga di fronte a quella che tu potresti considerare anche un po' un'offesa, uno smacco. Come, che ne so, il dover rilasciare definitivamente un qualcuno, il dover perdonare un qualcuno, il dover rilasciare una posizione cui tenevi particolarmente, il dover lasciare una casa a cui tenevi particolarmente, il dover comunque chiudere un capitolo della tua vita al quale sei aggrappato, aggrappata, non nemmeno tanto per compiacimento egoico, ma per il razionale moto di... Non trovo la parola giusta per dirtelo, è come se tu nutrissi il tuo spirito soltanto della passione, come ti ho detto prima, e questo poi ti fa aggrappare a cose e persone. Anche se a livello conscio magari hai già epurato un po' quella che è la tua visione, magari può essere il classico discorso dell'ex, puoi aver anche avviato una nuova vita, però dentro di te in fondo resti ancora ferito, ferita da questa persona e ancora resti aggrappato, aggrappata con rancore ad una situazione. No, il rancore non fa bene, va rilasciato. Non sta adeguatamente nutrendo il tuo spirito e prima o poi comunque i conti dovrai farceli con questa cosa. Allora, esiste una gran bischerata, secondo me, non voglio offendere nessuno, che è la cosa del
del ritorno quando si fa del male, quando non è così, in realtà è molto più sottile. Sì, talvolta c'è, per carità, il mondo gira, eccetera, però non è sempre così. Spesso e volentieri il ritorno poi origina da dentro di noi, perché noi possiamo a livello di biologico, come esseri umani, possiamo anche accettare di ferire qualcuno, di bloccare un qualcosa, di bloccare qualcuno, di essere di ostacolo, di porci degli ostacoli. Ma dentro di noi, nel profondo, la nostra parte più profonda, quella che non dipende dalla coscienza alla fine, che tanto ce l'abbiamo tutti, anche l'essere più viscido c'è la coscienza, poi alla fine comunque lo sa che sta sbagliando. Ecco da dove origina il ritorno. Perché anche qualora tu alzassi delle barriere grosse come la fortezza più grande del mondo, alla fine quel tarlo là, quel virus là, prima o poi queste fortezze le scava, le penetra, le viola. E quindi in realtà poi viene tutto da dentro di noi. A me sembra che qua tu, laddove fai un grande step a livello spirituale, lo fai a beneficio della tua crescita, ma anche in perdita per quanto riguarda una o più passioni irrazionali che devi lasciare indietro. E qui c'è poco da fare, perché qui la crescita è proprio inerente al tuo nutrimento animico e ti devi preparare a quello che è per te un passaggio iniziatico importante. Sappi che stai andando bene, che non c'è niente di sbagliato in questo, perché tu potresti dirmi: ok, mi aspetta magari nei prossimi 6 mesi una scelta importante a livello spirituale, quindi magari riconciliarmi con me stesso, me stessa e di conseguenza con tutte le persone e le situazioni che ho attorno, però questo mi costa dolore. No, non ti costa dolore, perché la carta della lince non è una carta di dolore, è una carta di responsabilità, di percorso responsabile, dove niente ti viene regalato, e questo ok è vero, però di contro quello che vai a costruire è molto più solido di quello con cui attualmente stai nutrendo il tuo spirito. Quindi qua è una presa di coscienza importante a livello spirituale che ti fa fare un avanzamento a dispetto di molte situazioni, secondo me più di una, della fisicità, che poi alla fine vanno un po' ad essere, per tua fortuna, liberate, epurate, buttate nel dimenticatoio. Direi che come inizio male non ce n'è, anzi un po' combattiva come versione, però magari le carte del Golden Dawn, il tarocco del Golden Dawn, ci aggiungerà qualche dettaglio importante in più. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della rodonite, quale scelta sia a livello interiore che a livello esteriore nei prossimi 6 mesi. Quali scelte sei destinato o destinata a fare da quando guardi questo video, tu che hai scelto la variante della rodonite. Vedi, il 2 di spade è proprio una carta di rappacificazione, di equilibrio, ed è una carta di spiritualità. Torna un pochino quello che ti dicevo. Vediamo un po'. Il 4 di spade, di nuovo la convalescenza, la cura. La cura di cosa? Dell'irrazionale. Sono fantastiche le carte, quando vogliono parlare hanno una continuità veramente impressionante che devi rilasciare. Qui non c'è da aggiungere molto, qua c'è proprio l'epurare un attaccamento irrazionale
con cui stai nutrendo in maniera molto nociva per quello che è il tuo spirito e di conseguenza anche per quella che è la tua vita. Tu mi potresti dire, ma io magari ho l'attaccamento irrazionale perché odio ancora l'ex che mi ha ferito, ferita, però al momento ho una bella vita, non mi manca niente, mi sono rifatto una vita. Ok, è vero, però già il fatto che tu ammetta di avere un odio irrazionale per qualcuno, o razionale o irrazionale, e comunque va a riportare il discorso un po' di prima che facevo io, il virus si è inserito, cioè non ce n'è. E quindi comunque alla fine, se non è oggi, sarà domani in cui dovrai affrontare un po' questo problema. Il bagattello, la luna, l'asso di denari. Allora, nel materiale, tra l'altro, se sei single, potrebbe qua arrivarti addirittura una proposta. Quello che colpisce di queste 3 carte è proprio, al di là del fatto del riferimento alla spiritualità, il bagattello in questo mazzo viene chiamato mago ed ha davanti a sé gli elementi della grande opera, la bacchetta, la spada, il pentacolo e la coppa. È comunque una carta, come vedi, molto particolare, c'ha una grande attività mentale, il giallo è il colore del mentale, e tra l'altro ha proprio il glifo sopra di Mercurio, quindi proprio un'attività mentale al 100%. E in effetti il bagattello è così. Vedi, è interessante perché mi viene da notare, e non so perché in particolare, il simbolismo di queste carte è veramente singolare, che le gocce con cui la luna, di solito nel tarocco marsigliese la luna ha delle gocce, così come il sole, che qui sono rappresentate da queste lingue di fuoco che ricordano la lettera Yod dell'alfabeto ebraico. Allora, questo è importante perché la lettera Yod è piccola, è una delle lettere più piccole a livello visivo, ma è anche una delle più potenti. È la creazione del mondo in un certo senso, in quanto simboleggia, se non ricordo male, una mano con il pugno o le dita tese, quindi comunque è proprio il fare. Ma la lettera Yod, in quanto la più piccola dell'alfabeto, si dice appunto di questa lettera che simboleggi anche gli enti privi di una costrizione fisica, quale appunto il tempo e la luce, quindi poi alla fine la luce in particolare è all'origine della materia. Quindi tutto questo per dirti che qua c'è proprio, secondo me, una sorta di imposizione un po' forse karmica ad un certo punto di evolvere spiritualmente, e questo è comunque rilasciare indietro un diavolo. Se tu fossi una persona che sta seguendo un cammino esoterico, parlerei non tanto di diavolo in sé, che è un archetipo molto importante e anche molto affascinante, per carità, quanto del tuo diavolo, della tua irrazionalità, da lasciare indietro, da perdere, un po' come fa questo 5 di denari, e non considerare una gran perdita, perché il 5 di denari è anche questo, a beneficio di un recupero, di una salute animica che va a farti fare un salto evolutivo importante a livello di consapevolezza. Ma questo, come ti dicevo prima, riguarda un qualche tipo di scelta che devi fare da tempo, come ci dice la Yod sulla luna, ma anche la stessa carta della luna, e magari un qualcosa che, come dicevo prima, hai lasciato indietro, quindi un qualcosa che o che vorresti lasciare indietro, cioè un qualcosa che tu dici no, io questo ho scelto, questo ho fatto e questo porto avanti. Ora, non voglio buttarla sempre sull'amore, che potrebbe starmici con un asso di denari, carta di convivenza, matrimonio, carta di fidanzamento,
ma la posso buttare anche sul lavoro, carta di contratto lavorativo, ma l'asso di denari in sé è una grande abbondanza e ti invito a notare la differenza fra quello che è il piano sopra che mi riguarda diciamo, la scelta che devi fare a livello interiore, che mi si conclude con quello che è una sensazione di perdita, quindi la perdita dell'irrazionale, e quello che è il piano inferiore, che invece mi si conclude con una sensazione di guadagno. Quindi paradossalmente, e anche questo è logico, ti invito a riflettere anche su questo, paradossalmente quando noi riusciamo ad elaborare una perdita, usiamo una parola forte, un lutto a livello caratteriale, quindi quando rilasciamo per sempre quell'atteggiamento, quella persona con cui ci eravamo impuntati di volerla o di non volerla nella nostra vita, quella situazione, quel lavoro che volevamo a tutti i costi, quella posizione che volevamo a tutti i costi, quella condizione quando riusciamo ad elaborare un po' la chiusura di una fase che comunque alla fine non fa per noi, in realtà poi ci si apre una grande abbondanza, una grande possibilità, perché spalanchiamo gli occhi su tutto quello che poi è l'universo attorno a noi. Quindi qui le due scelte sono innanzitutto contigue, perché qua c'è il rinunciare ad un qualcosa che ti blocca fondamentalmente, anche se ti compiace l'ego, e in conseguenza l'aprirsi ad un sacco di possibilità di crescita. Qui non è una scelta, qui sono più scelte, direi, più possibilità. Che ci sia di mezzo la tua visione spirituale, io se non hai un particolare cammino spirituale, prova a scegliere un'altra versione. Ce lo dicono anche due carte che la cartomanzia tradizionale, qualora veda di seguito Diavolo e Luna, parla subito di magia, esoterismo, stregoneria, tuoni, rutti, tutto quello che di peggio c'è al mondo. In realtà no, in realtà qua è semplicemente a livello, perché poi vanno scinte, ti dico, scisse vanno, scusami, qui c'è a livello interiore una cosa, a livello esteriore un'altra. Quindi alla fine il tornare sui tuoi passi, perché la luna è anche un viaggio vicino all'acqua o nell'inconscio, nella propria interiorità, il riscoprire su cosa stai lavorando e il capire, quindi anche nutrendo, e il capire che forse stai elucubrando troppo, stai viaggiando troppo di fantasia con questa irrazionale passione o questo irrazionale attaccamento che hai verso un qualcosa che ti ostini a non voler rilasciare, paradossalmente curando questo aspetto, misurandoti con questa tua paura, tu ti apri ad una grande abbondanza. Quindi qua c'è proprio un percorso di presa di coscienza molto forte, al punto quasi di rasentare un viaggio iniziatico. Ecco perché la carta della lince ci diceva preparati ad un lungo viaggio. Ora, anche qui io non voglio spaventare l'utenza, ci mancherebbe, vi voglio bene a tutti, ma un lungo viaggio può essere anche un lungo viaggio perché hai la sensazione che sia lungo, perché magari la fatica di dover tornare sui tuoi passi su una decisione che hai già preso può costarti veramente in termini di sforzo mentale veramente tanto, anche se sai, magari tu stesso, tu stessa sai che nel tempo ti paga, però diciamo alla fine potrebbe costarti veramente troppo intero e quindi magari farti un po' come quando si dice non mi passa più il tempo, ecco, in questo senso. Però ti garantisco che poi alla fine, cioè comunque ne esci vincitore o vincitrice da questo processo, quindi magari vale la pena di cercare un po' di capire con quali aspettative limitanti stiamo nutrendo la nostra interiorità e come queste aspettative, una volta adeguatamente elaborate e rilasciate, possono poi trasformarsi in potere personale nella mano, nella Yod che crea
che è partecipe della creazione e parte proprio da un qualcosa che per noi è insignificante, quindi un qualcosa che diamo per scontato che comunque debba essere così. Molto bella questa stesa, molto anche ricca di sfumature anche esoteriche in un certo senso. Spero che ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Oblite blu, la mettiamo qua e andiamo a chiedere al Woodland Wardens: per te che hai scelto la variante dell'Oblite blu, quali scelte dal momento in cui guarderai questo video per i prossimi 6 mesi? Quale scelta a livello interiore e quale scelta a livello fisico o esteriore? Ti ricordo che possono essere scelte sia contigue, quindi l'una origina l'altra, e al 99% dei casi sarà così, ma anche scelte completamente differenti. Andiamo a vedere. Per te che hai scelto la variante dell'Oblite blu. Quale scelte sei destinato o destinata a fare? Il daino e l'avena. Andiamo a vedere anche con l'oracolo degli spiriti della natura, per te che hai scelto la variante dell'Oblite blu. Quali scelte a livello interiore ed esteriore sei destinato o destinata a fare nei prossimi 6 mesi da quando guarderai questo video? Ok. Il faggio. Infine, come terzo oracolo, poi li interpretiamo tutti insieme, andiamo ad estrarre una carta dell'Ancient Feminine Wisdom, oracolo storico della lucerna. Mi piace questo mazzo, mi è sempre piaciuto, anche gli altri. Allora, vediamo un po' per te che hai scelto la variante dell'Oblite blu. Quali scelte a livello interiore ed esteriore sei destinato o destinata a fare nei prossimi 6 mesi dal momento in cui guarderai questo video? Ok. Trasformazione, Medusa. Beh, anche qua la scelta è molto importante, oppure le scelte sono molto importanti, ragioniamoci un pochino sopra. Allora, qui mi parlano di 2 cambiamenti importanti nella tua vita. Uno è a livello mentale, credo sia più simboleggiato da Medusa e in parte dalla carta del Daino e dell'Avena, e l'altro invece a livello fisico ed è di nuovo in parte simboleggiato dal Daino e dall'Avena e in parte anche dal Faggio, anzi non in parte, del tutto dal Faggio. Da una parte c'è l'abbandono di paure, la paura di non essere capace a portare avanti un tipo di cammino, l'insicurezza, la paura di non piacere agli altri, la paura di non essere accettato, accettata, la paura di non riuscire a reggersi con le proprie gambe,
in una situazione di vita, quindi anche a non riuscire a garantire a se stesso o alle persone che si vogliono, alle quali vogliamo bene, un adeguato tenore di vita. Insomma, c'è un po' la paura per quello che è il nostro ruolo, e la nostra via, insomma tutto quello che siamo fisicamente. Quindi ci sono un sacco anche di autolimitazioni che vanno un attimino rilasciate, insicurezze che debbono essere usate, debbono essere adoperate per costruire invece una grande fortezza che ci renda giustizia, diciamo, perché poi alla fine dall'elaborazione delle nostre paure nascono sempre punti di forza importanti che possiamo poi adoperare per riuscire a renderci più solidi, più stabili. Medusa è una carta che parla di un processo di trasformazione che non arriva, è già in atto, ed è un qualcosa che ci invita a cambiare radicalmente, ad essere anche dinamici a livello mentale, a non lasciarsi ghermire da quello che di mostruoso c'è. Potresti essere anche una persona che ha un cammino spirituale, Medusa ci parla anche di questo, e in questo caso le paure sarebbero forse legate a sfere ancora più irrazionali. In alcuni casi può trattarsi proprio di paure che portano poi a comportamenti anomali, magari la persona che può vivere una vita fatta di tanti piccoli rituali, anche propiziatori, ne abbiamo tanti tutti, l'espresso la mattina che vedete prendere Cronos, quello serve anche a carburarsi però in realtà. Comunque al di là di questo, qui c'è proprio il rilasciare un modo di vivere che non ti serve più e che è settato molto sulla sensazione di inadeguatezza o di paura di non farcela. Insomma, è un qualcosa che è autolimitante, autosabotante in un certo verso, ma che nasce dalla tua interiorità, probabilmente anche dalle inevitabili delusioni che hai dovuto vivere. Magari sei una persona che ha parecchia sensibilità per la sfera delle relazioni sociali o delle relazioni affettive, quindi magari un comportamento irrazionale di tante altre persone può averti ferito o ferita in modo abbastanza forte. Ora, qual è il problema? Il problema è che questa ferita si è talmente radicata da fartici credere, cioè alla fine, quando la maggioranza di persone che hai incontrato si sono rivelate, posso dirlo in italiano, degli stro o delle stron, tu alla fine vieni poi a un po' ad essere anche condizionata da questo ambiente, dicendo vabbè, alla fine se non mi danno tutta questa importanza, forse in realtà non ce l'ho veramente, forse sono meno importante di quanto io creda. No, stai sbagliando, non sei tu meno importante, sono loro che sono degli detta proprio in italiano. Perché questo ti dico perché il Daino mi dice che pur su questo terreno accidentato, pur nelle tue piccole paure, ti sai comunque muovere, quindi è come se tu avessi in un certo senso accolto anche un po' questo giudizio sbagliatissimo, peraltro, perché poi Medusa, insomma, ne vogliamo parlare come mito anche a livello psicologico, è importantissimo, e quindi anche per quella che poi è la visione, la vita di una persona, è comunque un archetipo importante, la trasformazione continua che poi Medusa come carta porta, al di là che nel mito poi questa trasformazione viene anche fermata perché Medusa viene uccisa, viene comunque a parlare da una parte della paura, quindi del mutare in pietra un po' granitiche le proprie paure, quindi del fissarle lì, del costruire una personalità su queste insicurezze. Dall'altra però viene anche a parlarci della possibilità che volendo tu hai di guardare, Medusa lo faceva con gli occhi, con la vista di pietrificare, di guardare la realtà in modo diverso e di fotografare un altro spaccato
che forse per quelle che sono un po' le costrizioni dell'ambiente attorno a te, ti è in questo momento non ti è completamente rivelato, non ti si è completamente rivelato, però qui tu nel cammino già ci sei. Ho lasciato per ultima la carta del faggio perché ho ottime notizie per te. La carta del faggio dice che pur con le tue insicurezze, pur sul terreno accidentato, pur tu comunque il successo lo raggiungi. Ed è una carta di realizzazione, in alcuni casi addirittura una carta di realizzazione addirittura superiore a quelle che sono le nostre aspettative. Certo, tu devi accettare di cambiare, devi accettare di essere tu Medusa e non di farlo essere agli altri. Devi essere tu a fissare nel granito le tue sensazioni, non attendere che gli altri fissino i loro giudizi su di te. Quindi, nonostante queste tue paure, nonostante il terreno accidentato, la carta del faggio ti dice: se accetti di credere in te, qua c'è comunque una realizzazione a tutto tondo. Può essere in amore, può essere nel lavoro, può essere anche però il dover rinunciare un po' a questo costrutto mentale che è dovuto più all'ambiente che frequenti che a te stesso, te stessa, che di base comunque mi sembri anche abbastanza motivato o motivata, anche perché chi è comunque settato sull'idea della costante evoluzione è solitamente una persona che non può che ricevere il meglio dalla vita. Andiamo a vedere con il tarocco del Golden Dawn che cosa vuole aggiungere, quali scelte dovrai fare, quale scelta nel tuo destino, sia a livello interiore che esteriore. Per te che hai scelto la variante dell'Aulite blu, quale scelta nel tuo destino da qui a 6 mesi? Sia a livello interiore che esteriore. Il 5 di coppe. Allora, il 5 di coppe è proprio il rilascio di una condizione o di una persona precedente. Potrebbe anche rappresentare un ritorno di un qualcuno di caro o il fatto che comunque sei legato o legata a qualcuno che non hai saputo rilasciare. 10 di bastoni, cavallo di denari, 7 di bastoni. Vedi come due carte di estrema pesantezza poi vengono spezzate da una carta di... Il 7 di bastoni parla anche di, non mi viene il termine, di chi vive sopra le righe, di anticonformismo, da una carta che decide improvvisamente di cambiare rotta a livello mentale. Qui la parte di sopra è il livello mentale, quella sotto è il livello fisico. Le tue abitudini vengono spezzate, vengono comunque sacrificate sull'altare di una chiamata, un potere, una chiamata che solo tu puoi decidere se e come gestire. E il 7 di bastoni è comunque una carta che va a propiziare la tua crescita e anche la tua visione del mondo. È la visione che entra in contrasto con quella degli altri. Potrebbe essere anche una carta legata a quella che è, se qui stessimo parlando di fisicità, una causa legale in corso. In questo caso ci direbbe che potresti decidere di aprire un'avvertenza verso qualcuno che ti ha comunque magari ferito o ferita, o che ti ha magari fatto un qualche tipo di dispetto, un qualche tipo di cattiveria. Ecco, qua c'è proprio il rivendicare il proprio valore e le proprie scelte al di là di quello che ci hanno convinti ad essere. Il mondo, il carro, il 6 di coppe. Allora, probabilmente dovrai evolvere nel tuo lavoro.
o se non hai un lavoro dovrai comunque affrontare una situazione lavorativa di molto successo, e questo sarà secondo me dato molto dal fatto che comunque hai recuperato te stesso, te stessa, ridandoti il valore che è il tuo valore alla fine, cioè alla fine riconoscendo quello che ti spetta nel momento stesso in cui tu accetterai di uscire dal loop delle imposizioni altrui, delle visioni altrui, rivendicherai quella che è la tua personalità per come tu la vuoi, per come tu desideri costruirla, desideri portarla avanti, desideri farla crescere. Nel momento in cui il tuo fuoco, perché poi i bastoni sono anche questo, il fuoco interiore, la volontà, la determinazione, non sarà più settato su parametri mirati a compiacere e in un certo senso anche ad avallare le decisioni altrui, ma sarà mirato unicamente, e non c'è nessuna pretesa egoica in questo, unicamente mirato a compiacere te stesso, te stessa, a riconoscerti i meriti che hai, ad essere tu lo stratega della tua vita o la stratega della tua vita. Per te qui arriva una realizzazione a livello materiale veramente forte e la possibilità di avviare una carriera. Il 6 di coppe è anche la carta del piacere, non è solo la carta della nostalgia, è la carta di chi prova piacere nella vita perché ha fatto pace con i propri ricordi, un po' come già questo 5 di coppe ci diceva. C'è una vittoria schiacciante per te che hai scelto la variante 3 nel prossimo futuro sulle avversità del destino, sulle persone che hanno tentato di metterti i bastoni fra le ruote. C'è anche molta sessualità, potrai vedere il carro come una carta anche di una vita. Forse non c'è proprio l'amore inteso come completezza, ma ci potrebbe essere una buona via di sessualità, una buona, insomma, più conoscenze, una o più conoscenze con cui alla fine c'è una buona intesa a livello fisico, e questo anche di nuovo il 6 di coppe me lo potrebbe dire, quindi potresti dover scegliere anche di darti delle possibilità se sei single a livello di frequentazione di altre persone, di una o di altre persone. E comunque qua c'è una vittoria schiacciante e lo scegliere di cambiare, di darsi valore perché l'universo possa portarci il frutto di questo valore. Quindi in questa occasione le due situazioni sono congiunte, e del resto al 90% dei casi è così, laddove tu a livello mentale riesci a dire io sono questo perché voglio esserlo, non perché me lo impongano gli altri o me lo chiedono gli altri, l'universo ti dà ciò che ti spetta. Per fare questo devi comunque rilasciare e chiudere un po', come ti dicevo, su questo mondo, sull'oppressione causata dal giudizio altrui o dalle ingerenze delle altre persone nella tua vita. Devi un pochino, in questo caso, diventare un pochino più misantropo o misantropa, o comunque selezionare molto le persone attorno a te. Qua potrebbe esserci anche la scelta di cambiare lavoro, se non addirittura casa. È comunque un qualcosa che va a mutare le tue abitudini, ma lo farai in maniera completamente convinta, motivata, un qualcosa che comunque ti rende poi in termini di
realizzazione personale nel materiale. È una bellissima variante questa, complimenti per averla scelta. Vediamo, allora tu non stai vedendo dietro la telecamera, ho picco in collo, vediamo se riesco a togliere le carte senza che mi guardi storto. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del quarzo rosa. Andiamo a vedere per te che hai scelto, lo mettiamo qua, la variante del quarzo rosa, quali scelte dovrai fare, sei destinato o destinata a fare nell'arco dei 6 mesi successivi al momento in cui guarderai questo video. Ti ricordo che le scelte sono due, una è a livello interiore, una invece è nella fisicità, nel mondo fisico, quindi una scelta di vita proprio, e cercheremo di capire con gli oracoli che tipo di scelte devi fare. Poi approfondiremo col mazzo del tarocco Golden Dawn, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Quale scelta sei chiamata a fare? Tu che hai scelto la variante del quarzo rosa nell'arco di 6 mesi a partire dal momento in cui guarderai questo video. Il fringuello e la pesca. Ok, la mettiamo qua e poi la interpretiamo nel complesso di tutti gli oracoli. Proseguiamo con l'oracolo degli spiriti della natura. Quale scelta sei destinato o destinata a fare nell'arco di 6 mesi dal momento in cui guarderai questo video? Tu che hai scelto la variante del quarzo rosa. Quale scelta interiore e quale scelta nella fisicità, nel mondo fisico? Possono essere due cose differenti oppure l'una la conseguenza dell'altra. Al 90% dei casi sarà così, però possono anche essere due scelte differenti. Il tasso. Infine andiamo a vedere un consiglio oracolare dell'Ancient Feminine Wisdom che riassume un po' quello che è stato detto dalle due carte oracolari precedenti. Quale scelta sei destinato o destinata a fare sia interiore che esteriore nell'arco di 6 mesi da quando guarderai questo video. Ok, qui è voluta uscire da sola, se non sto attento cade sul carboncino. Artemide, natura. Allora, qui la scelta è di tipo sentimentale, almeno per quanto riguarda il fringuello e la pesca. È una carta che invita proprio ad aprirsi all'amore, laddove invece la carta del tasso, con una stupenda e superba continuità, ma del resto le carte sia i tarocchi, sia le sibille, sia gli oracoli hanno comunque la capacità di poter dialogare fra loro, e questo va molto a favore di noi cartomanti, perché possiamo usare più mazzi, anche più gradevole alla vista, nonché più completo per il messaggio. E la carta del tasso parla proprio di un abbassamento delle difese e di un credere nelle proprie possibilità, difese che forse sono troppo alte, quindi direi che qua
la scelta è quella a livello fisico qua, quella a livello mentale qua. La carta di Artemide parla del saper individuare le risorse nella propria interiorità, nella propria profondità. Forse hai bisogno di ricentrarti su te stesso, su te stessa, ed hai bisogno magari di dover recuperare un po' di quella verve che forse caratterizza la tua persona, al di là di situazioni che comunque possano aver contribuito a decentrarti un pochetto. Sei in contatto con la tua istintualità, ci dice la carta di Artemide, con la tua vera natura. Veramente stai percorrendo a livello sociale, a livello animico, se sei single, a livello anche di amicizie o di conoscenze, la strada che vorresti intraprendere, o forse vuoi di più? Forse sei troppo artificioso, artificiosa nel cercare la correlazione con le persone altrui, e quindi un po' queste difese, questi diktat che ti autoimponi: io non faccio qui, non voglio là, se la persona non è così, se la persona non è cosà, non accetterò mai questo. Non è che poi parlo io, anch'io sono così, per carità, però alla fine sono tutte poi alla fine un po' limitazioni che ci mettiamo, perché poi di fronte alla persona che qua arriva e ti travolge, secondo me c'è poco da scegliere, o perlomeno da scegliere se farla entrare o meno nella tua vita. La persona ce la vedo entrare, poi la scelta è tua. Potresti essere anche una persona che ha magari già una storia, e quindi forse tutti questi muri, queste diciamo autolimitazioni vengono un po' dalla tua interiorità e dalla tua soprattutto struttura anche morale, ma magari è una storia che energeticamente richiama proprio l'ingresso di qualcun altro, perché alla fine forse non ci si crede più, o forse magari sta finendo, sta magari avendo un colpo di un po' di energie basse, per cui ha bisogno magari di un rinnovamento. Insomma, la classica storia che forse non va come ci stavamo aspettando. Io credo che tu qua sia single, però non è detto che per chi è in coppia o chi ha comunque una frequentazione, quello potrebbe starci, però non debba seguire la variante. Poi magari se vuoi cambia variante, scegli un'altra, però qua secondo me c'è più un discorso di single che comunque ha un muro abbastanza, direi, che è invitato un po', o invitata un po' a rilasciare, a veder crollare, perché qui la scelta riguarda proprio il rapporto con gli altri, ma che se al momento è settato attraverso quelle che sono un po' una serie di rigidi parametri che sembriamo non voler, un po' come se uno ci si arrocca sopra, non voler rilasciare, non voler... Ecco, qua invece c'è un invito proprio a lasciar fluire l'energia, diciamo, del nostro se stesso più vero, della nostra se stessa più vera. È difficile non trovare un'altra spiegazione, perché laddove questa carta parla di ricentrarsi su se stessi, ascoltare i propri bisogni e quindi orientare la propria vita, cambiare, veder morire un po' qualcosa che ci è come fardello, e questa parla di nuovo di ascoltare se stessi e di dialogare con la propria interiorità. Quindi sono carte che possono essere anche vincolate a un discorso di crescita personale o lavorativa o nella vita o in generale nei rapporti sociali. Questa no, questa parla proprio di amore, cioè questa dice sta arrivando l'amore nella tua vita, ma l'amore è quello vero, perché ti ripeto, magari potresti in questo momento avere anche una vicinanza animica con qualcuno, ma che chiamarlo amore o chiamarla amore, insomma, non è proprio, secondo me qua si tratta più di un'empatia, una simpatia, una vicinanza, oppure una dipendenza che magari sei invitato o invitata a rilasciare. Quindi qua la scelta è, secondo me, conseguenza, come dicevo prima, diretta, oppure potrebbe essere addirittura il contrario, cioè una persona che arriva e con il suo modo di fare, con le sue parole, ti porta comunque una ritrovata consapevolezza che ti permette di abbattere tanti muri. In alcuni casi potrei vederci addirittura un qualcuno che, mi viene da dirti questo,
potrebbe anche non essere della tua stessa patria, non vuol dire necessariamente straniero o straniera, potrebbe essere molto lontano per stile di vita, per convinzioni o convenzioni sociali da te, che proprio ti spalanca gli occhi su un altro mondo, su un altro modo di vivere. Ecco, qua secondo me ci sta molto questo, quindi devi accettare di ricostruire un po' la tua vita abbassando tante resistenze anche alla luce dell'ingresso di una persona che empaticamente ti fa capire che è legato o legata a te. Ma nonostante un primo, diciamo, attrito iniziale un po' con questa carta qua, alla fine, se accetti il cambiamento, in realtà ritrovi la tua vera natura. Ricordati che tutte le persone che incontriamo nel bene come nel male hanno comunque un messaggio per noi, un messaggio di crescita, un messaggio di evoluzione, quindi direi che qua ci sta benissimo. Devi scegliere se aprirti all'apporto sano di qualcuno che può essere per te un apportatore, un'apportatrice se sei uomo, di un nuovo modo di vedere il sentimento che sia forse meno, diciamo, compromesso da limiti e blocchi e che lasci un pochino più fluire una visione più creativa, più nitida, più limpida. È quasi come se tu andassi a rivivere una sorta di adolescenza qua. Vediamo un po' col tarocco Golden Dawn. Per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, quali scelte nel prossimo futuro, da qui a 6 mesi? Vediamo se ci va a confermare quanto detto, se vuole aggiungere qualcosa. Quali scelte sia a livello interiore che a livello esteriore, ovvero nel mondo, nella tua vita. Quali scelte sei destinato, destinata a fare? Il 9 di denari è una carta bella di investimento, di situazione di single. Ti ripeto, qua secondo me c'è comunque proprio una situazione di single, una carta di sicurezza. E però vedi, poi c'è un cavallo di spade, un giustiziere, un qualcuno che porta un nuovo equilibrio, che non guarda in faccia a nessuno e lo porta su un eremita. Sì, sì, assolutamente. E la luna. Sì, sì. Ora ti spiego. Vediamo invece a livello esteriore. 5 di coppe. Il Papa. Sì, hanno aggiunto un dettaglio in più. 8 di coppe. Allora, con ogni probabilità, i dettagli che hanno aggiunto intanto te li dico, però con ogni probabilità qua si parla di una persona che già conosci o che hai conosciuto nel passato, perché il 5 di coppe mi può rappresentare anche il riferimento ad un qualcosa che in precedenza ha caratterizzato la nostra vita e dal quale magari in alcuni casi ci siamo staccati con fatica, in altri non ci siamo staccati con fatica, ma comunque serbiamo un ricordo che a tratti resta intriso anche un po' di nostalgia, così anche il Papa. Quindi il rivedere un qualcuno non è un ritorno, attenzione, non voglio che poi tu creda che qua torna il caso umano o la casa umana, non esiste al femminile, vabbè, comunque, che torna il caso umano del momento. Qua probabilmente è un qualcuno con cui o stava per nascere un qualcosa e non è mai nato, o magari è nato ma è durato proprio lo spazio di un giorno, proprio pochissimo, una settimana, due. C'è un qualcosa di veramente molto labile, molto flebile, un qualcosa che non è andato oltre e non è mai sbocciato. Ecco, qua è come se tu andassi a ritrovare un po' questa figura
o a rincontrare, perché mi viene anche il discorso di viaggiare quassù, soprattutto posti vicino all'acqua o comunque posti della memoria. E questo viaggiare però lo vedo molto a livello interiore, perché questa in realtà è la scelta interiore, però possono essere visti anche come colpo d'occhio generale. È difficile spiegarlo in un interattivo, è una cosa che insegno nel mio corso. Però ecco, tornando a noi, qua c'è una persona del passato, virgolettato, mi raccomando, non è una persona del passato con cui hai avuto una relazione, che in un qualche modo si riaffaccia nella tua vita e mette un pochino in crisi, vedi, con questo cavallo di spade, questa tua condizione di eremita. Ti ripeto, puoi anche essere una persona che ha delle frequentazioni o magari puoi avere anche una storia che però forse comincia ad avere un po' qualche colpo qua alla luna, quindi un po' vedi il rimpianto qua con questa luna, ma anche il desiderio di viaggiare in solitudine che viene messo in discussione. La luna è una carta di solitudine nel lavoro come nell'amore. Nel lavoro è chi crea in solitudine, nell'amore è chi vive comunque nel rimpianto di un qualcuno. Ma qua il rimpianto è dato da un eremita, quindi in realtà va un po' a cozzare con quello che sarebbe il rimpianto di una figura. Quindi il rimpianto c'è ma non c'è. Ecco perché ti dico, non è una figura con cui tu hai avuto nel passato una storia. Qua è proprio una figura che poteva evolvere in un qualcosa, ma non è mai evoluto, non è mai andato avanti. Quindi qua secondo me questa improvvisa illuminazione, un cavallo di spade che arriva un po' a falciare questa solitudine, anche questo semi-rimpianto, se mi permetti questo neologismo, che porta un po' di shock, di vitalità, di vigore, di rinnovata passione, devi comunque accettarlo. Può essere un qualcuno con cui alla fine rinasce sull'onda non solo del rimpianto per quella che poteva essere una bella storia, ma anche per l'attrazione fisica, in alcuni casi alla fine. E potrebbe essere, ti ripeto, una persona comunque che tu per esperienza già conosci. L'entrata di questa figura nella tua vita la vedo molto positiva, in quanto ti porta comunque da un cavallo di spade, che è una bella carta per il riequilibrio della giustizia, attraverso un eremita che è un po' un perno temporale, a voltare pagina su questa luna che sì, ok, tendenzialmente sia per me che per tanti altri colleghi non è proprio una carta positiva, ma ha comunque tutto un dialogo con l'interiorità molto forte, che recupera quella dimensione interiore più profonda, che poi ci porta a mettere in discussione ciò che non vogliamo, i fardelli appunto, e soprattutto ci porta a mettere in discussione quelle che magari sono le situazioni stagnanti. Ora, c'è anche da notare un'altra cosa, guarda come sono carine, perché qua la spada diventa un bastone, quindi un qualcosa del passato porta un'esperienza che arriva un po' in maniera repentina, un po' in maniera anche, diciamo, forse un po' potrebbe risultarti un po' scomodo, un po' arrogante, un po' dici, ma cosa vuole questo, ma cosa vuole questa, che magari mi ricontatta sui social, magari viene dove abito io, insomma, questo improvviso palesarsi di questo portatore o portatrice di riequilibrio che arriva con la spada, poi diventa un'asta, che è poi l'asta di Asclepio alla fine, quindi del grande medico, e sotto diventa addirittura il pastorale del Papa. Guarda che continuità meravigliosa che hanno qua. E la sua luce, la luce che porta lui o lei che sia, poi diventa la luce lunare. Ma è bello perché la luce lunare riflette in realtà quella del sole, quindi qua un po' è come se tu fossi chiamato a scegliere o chiamata di far riflettere la luce che questa persona porterà, un po' appunto aprendoti a quelle che sono magari situazioni per te fino ad allora impensabili, ma che comunque ti danno un senso di leggerezza e di vigore, di vitalità in più. Sicuramente legate all'amore, torno a dirti, perché nonostante la figura di un cavallo di spade e di un eremita non siano proprio carte, ma sono carte che parlano di un incontro improvviso legato alla memoria da cui origina comunque una passione, quindi
qua l'amore o comunque l'attrazione fisica ci sta tutta. La persona torna dal passato, ti dà un cambiamento a livello sia materiale, perché la sua presenza la vedo, sia mentale. Ora l'unico problema è che qua io non sono poi sicuro che questa cosa tu la accolga in maniera tanto bella inizialmente, perché c'è un 8 di coppe in fondo, un po' la volontà di fuga, un po' la volontà di è quasi come se tu avessi in precedenza, o magari l'altra persona, non permesso ad una situazione di evolvere, quasi per pudore, quasi per sensazione di inadeguatezza, forse anche per problemi logistici. Fra voi può esserci stata una distanza fisica o mentale troppo ampia, o addirittura sociale in alcuni casi. C'è ancora chi va dietro a queste convenzioni, però ecco qua secondo me c'è proprio una prima resistenza da parte tua, che devi fare attenzione, perché potrebbe andare a compromettere tutto. Vediamo un po' dove mi va quest'otto di coppe, perché mi spaventa un po'. Oppure semplicemente nel frattempo ti sei rifatto una vita e non hai il coraggio di chiudere l'altra situazione, Però io qua ci vedo molto più single, poi sbaglierò. Alla fine è un interattivo, non può guardare sia un single sia una persona che ha una frequentazione. No, vedi, tu avrai paura di scegliere. Il problema è questo, tu hai paura di scegliere perché sai che questa persona ti porta comunque un rinnovamento talmente grosso che a livello di attrazione, a livello fisico, tu scegli di riallacciarti a questa persona. A livello mentale il cambiamento c'è, ok, è vero, però nel momento in cui tocchi la tua vera natura, secondo me ti scontri anche un po' con quelle che sono le tue paure. E quindi devi fare attenzione, perché poi magari le tue paure non le hai ancora elaborate e di conseguenza quella che si era rimandata alla seconda puntata si rimanda ad una terza puntata. Quindi magari la carta ti invita un po', se da una parte ti dice che potresti aver paura di scegliere di riaprirti a questa persona, dall'altra ti invita a farti forza, un po' a diventare un po' una regina di spade, quindi una carta di estrema sicurezza a dispetto delle privazioni di ciò che può, di quelle, scusami, che possono essere le proprie paure, che sì, ok, sono paure, quindi ci si dovrebbe curare dalle paure, ma spesso dalle paure poi nascono quelle finte sicurezze che ci danno l'illusione di star bene. Il classico esempio è: io non mi apro a un'altra storia perché tanto gli uomini e le donne sono tutti uguali. È una paura irrazionale ma di comodo, perché comunque alla fine ti permette di avere una scusa con cui non ti rimetti in gioco. In realtà le persone non sono tutte uguali, per fortuna esistono ancora tantissime bravissime persone. Però magari prima di elaborare un discorso di paura appunto irrazionale, la scusa di comodo è: io non mi apro, non mi ha tanto, intorno a me c'è solo desolazione. No, non è vero. Quindi è un po' questo, il rischio è questo, il rischio è che tu accetti il cambiamento mentale e quindi tante barriere le vai ad allentare, a far cadere, però il problema è che quando poi ritrovi te stesso, te stessa nel profondo, questo ti spaventa molto, questo ti fa molta paura. Mentre invece il cambiamento a livello fisico lo vedo concretizzarsi in quella che può essere un'avventura che poi tu hai il potere di decidere se può diventare o meno una storia importante. Insomma, due belle scelte che ti aspettano a livello rivedere un po' la tua elaborazione mentale di coppia che hai maturato a seguito delle tue esperienze, belle o brutte che siano,
e ritrovare una persona che può aiutarti a fare questo processo mentale, ma può anche darti, qualora tu lo volessi, una certezza, una sicurezza nella tua vita. Insomma, da qui a 6 mesi ci sono comunque delle bellissime possibilità. Comunque ecco, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, le due scelte sono di tipo legato al sentimento, non dico di tipo sentimentale tutte e due, ma comunque sono tutte e due legate all'influenza dei sentimenti. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato quali saranno le scelte che i prossimi 6 mesi ci porteranno, una a livello interiore ed una la manifestazione nel mondo fisico della presa di coscienza interiore. Non sempre così, però nella maggior parte dei casi, come ti ho detto, è così. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Prima di salutarci ti ricordo l'appuntamento dell'11 dicembre a Palaia, in provincia di Pisa, per i mercatini di Natale con la possibilità di farti leggere le carte da Cronos, e ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao da Cronos e da Pico. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 187. 2 scelte che sarò chiamata a fare dal destino. Ecco. No, amore, no, tranquillo, aissa. Via, su, facciamo così. Accettato molto volentieri di aprire il mio studio per quanti vorranno farsi leggere i tarocchi direttamente in presenza. E poi ho perso il filo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero a fare dal momento in cui guardo questo video, quindi non da oggi, da quando viene pubblicato, ma dal momento di no, sarà presente per leggere le carte in presenza, quindi è un'occasione da lasciarsi fare nel prossimo futuro, in un periodo circa di 6 mesi. Puoi guardare questo interattivo quando vuoi, basta che destinato o destinata a fare entro i prossimi 6 mesi. Perché 2 scelte? 2 scelte perché la prima sarà ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 187. Quali scelte? No, via.